Iniziamo con il nostro risotto affumicato. Iniziamo a cucinare, possiamo sempre scegliere anche in questo caso le porzioni. Noi abbiamo scelto per 4 persone. Andiamo a premere la tara e andiamo a inserire la provola affumicata che noi ci siamo già tagliate a pezzetti. Andiamo a tritare per 10 secondi a velocità 5. Trasferiamo nella ciotola la provola che abbiamo tritato velocemente, e ce l'andiamo a rimettere nella ciotolina che abbiamo preso. Andiamo a trasferire la provola tagliata nella nostra ciotolina e senza lavare il boccale continuiamo con la nostra ricetta. Quindi mettiamo 50 g di cipolla tagliata a pezzetti, la mettiamo direttamente nel nostro boccale, mettiamo 100 g di fettine di speck all'interno del boccale, perché sarà il nostro bimbi che poi ci penserà a tagliarlo. Andiamo avanti, mettiamo 30 g di olio e andiamo a frullare fino a velocità 6 per 10 secondi. Riuniamo sul fondo così come ci dice il bimbi. Vi faccio vedere come ha ridotto il nostro speck. Quindi riuniamo tranquillamente con la nostra spatola sul fondo, ricordando che all'interno abbiamo cipolla, olio e speck. Andiamo avanti. Adesso ci fa appoggiare il cestello al posto del misurino perché dobbiamo andare a fare il soffritto, e come indicato sul bimbi ruotiamo la manopola fino a velocità 1 e faremo il nostro soffritto a 120 gradi, temperatura giusta per l'olio, in quanto non supera il punto di fumo e l'olio rimane ben digeribile. Allora, abbiamo inserito il cestello perché, avendo all'interno dell'olio, così permettiamo al vapore di uscire, ma eventuali schizzi sono comunque protetti, perché noi col bimbi lavoriamo sempre in protezione. Potete notare che sul bimbi la luce si è accesa rossa perché, superati i 65 gradi, questi LED sono rossi per indicarci che stiamo lavorando ad alta temperatura. Questo per farvi vedere come esce il vapore ma non arrivano gli schizzi dell'olio. Allora, abbiamo finito il nostro soffritto, andiamo avanti e adesso andiamo ad inserire, vi faccio vedere anche come è venuto il nostro soffritto. Andiamo ad unire un pochettino sul fondo e andiamo ad unire il riso. La nostra bilancia pesa sempre 1 grammo alla volta, quindi andiamo a mettere 320 grammi di riso. Andiamo avanti e senza misurino, come ci dice il bimbi, andiamo avanti, ci farà praticamente, notiamo sempre la manopola fino a velocità 1 come è scritto, ma si può notare anche che è evidenziato. Stiamo lavorando a velocità antioraria perché in velocità antioraria le lame non tagliano, e andremo a tostare il riso per 3 minuti. Ok, abbiamo quasi finito di tostare il nostro riso. Andiamo avanti. Andremo a inserire 50 g di vino bianco. Mettiamo la tara perché come togliamo il coperchio va a meno. Andiamo avanti e senza misurino andiamo a sfumare il vino. Quindi nel nostro bimbi noi facciamo tutti i passaggi esattamente così come se facessimo un risotto con cucina tradizionale sul nostro piano cottura. Quindi andiamo a fare questa sfumatura del vino per 1 minuto e nel frattempo possiamo vederci passaggi successivi. Quindi ci possiamo preparare, così come noi abbiamo già fatto, i vari ingredienti: 700 g di acqua, sale o dado. Vi dico che potete mettere sia un cucchiaino di dado che un cucchiaino di sale, una bustina di zafferano, e poi andremo a mescolare a fondo il nostro riso per avere una cottura omogenea di tutto il riso, e ci farà cucinare sempre con il cestello per permettere la fuoriuscita del vapore. Torniamo al nostro passaggio.
perché come vedete, se noi andiamo avanti ci si apre un segnalibro che ci permette comunque di tornare al passaggio che stiamo facendo, ma tenete presente che se noi andiamo avanti fino alla fine della ricetta, adesso lo lasciamo così, vedrete che come finisce il passaggio torna al passaggio che stavamo facendo. Come vi dicevamo, il nostro bimbi ci avvisa che il pane che abbiamo messo in forno è cotto, quindi andiamo a premere conferma e andiamo a tirare fuori il pane dal forno. Andiamo avanti, aggiungiamo 700 g di acqua, mettiamo sempre la nostra tara, 700 g così come ci dice il bimbi, che è la quantità d'acqua necessaria per far venire fuori un risotto all'onda. Io ne ho messo un po' di più, non importa, andiamo avanti. Mettiamo un cucchiaino di sale, mettiamo anche un cucchiaino di brodo perché comunque ci sta. Abbiamo usato un dado in polvere noi. Andiamo avanti, mettiamo il nostro zafferano, diamo una bella mescolata con la spatola a fondo vi faccio vedere, per mischiare bene il riso con il suo liquido, vedete, per evitare che poi sotto resti attaccato e la cottura non sia bella omogenea degli ingredienti. Andiamo avanti e ci fa poggiare il cestello sempre al posto del misurino, proprio per far passare il vapore e non gli schizzi. Il tempo di cottura del nostro riso è giusto, era 14 minuti, lo mettiamo a 100 gradi così come già preimpostato nella ricetta e lo portiamo a velocità 1 come indicato e cucinerà il nostro risotto. Ok, il nostro risotto è quasi pronto, ci mancano 13 secondi, adesso lo andremo a impiattare così come ci dice il nostro bimbi, anzi lo faremo prima riposare un minuto nel boccale per farlo fermare e poi lo andremo a mettere nella nostra risottiera. Quindi abbiamo finito, andiamo avanti, vi faccio vedere, apriamo la tendina qui, abbiamo la scritta timer, andiamo a impostare un minuto, ok, premiamo play e noi abbiamo il nostro timer che ci dice che per un minuto il bimbi riposerà all'interno del boccale. Quando suona lo trasferiremo nella risottiera. Andiamo a trasferire il riso nella nostra risottiera. Guardate che bello, un bel risotto all'onda, lo andiamo a mettere nella nostra risottiera. Andiamo avanti e, come ci dice il bimbi, mantecare il risotto con la provola tritata, tenendone un po' da parte per andare poi a guarnire i piatti. Ok? Vi faccio vedere, andiamo a mantecare il risotto con la provola, avremo un risotto bello filante, che la provola si scioglierà tutta nel nostro risotto. Guardate come la provola già si sta sciogliendo e poi andiamo a decorare il nostro piatto con un po' di provola sopra.